Il pensiero divergente, ovvero quanti angeli possono stare in piedi sulla punta di uno spillo? Questa è la domanda che sta dietro al titolo di un saggio del professor Alexander Calandra, pubblicato nel 1959, in cui si trova la storia che ti racconto oggi. Un collega di Calandra gli chiede un consiglio: come si deve comportare con uno studente che ha sbagliato la risposta in un test di fisica. La domanda del test era: come si può calcolare l'altezza di un palazzo usando un barometro? La risposta attesa era effettuare una proporzione tra la lettura del barometro a livello del pavimento e quella effettuata sulla terrazza del palazzo. Lo studente non aveva dato questa risposta, ma un'altra, che però permetteva di risolvere il problema, e il collega di Calandra non sapeva come comportarsi. Sì, hai capito bene. L'allievo aveva dato una risposta sbagliata, che però era corretta. Invece di trovare l'altezza dell'edificio facendo la proporzione tra le letture barometriche al pavimento e alla terrazza, come prevedeva il compito di fisica, lo studente aveva scritto più o meno così: lego il barometro ad un lungo spago e poi lo calo giù dalla terrazza. Quando il barometro tocca terra, misuro lo spago e ricavo l'altezza del palazzo. I professori non potevano assegnare un voto positivo perché, nonostante il problema posto fosse stato risolto, le competenze dell'allievo in fisica non erano state adeguatamente testate. Si decise di fargli rifare lo stesso test e l'allievo, per tutta la durata della prova, si guardò in giro, giocò con la penna, perse del tempo. Il professore si avvicinò e gli chiese se fosse in difficoltà. L'allievo rispose che sì, era in imbarazzo, in quanto aveva trovato molte risposte ed era indeciso su quale scegliere per inserirla nel compito. Il professore si stupì, in quanto c'era un solo modo per un fisico di usare il barometro per misurare un'altezza: quello classico. Nell'ultimo minuto, l'allievo scrisse velocemente la sua risposta e consegnò il compito. Beh, come avrai immaginato, neanche stavolta era la risposta che il collega di Calandra si aspettava. Il calcolo ora veniva effettuato lasciando cadere il barometro dalla terrazza, misurando con un cronometro il tempo necessario per fracassarsi al suolo e quindi ricavando l'altezza del palazzo usando la formula dell'accelerazione di gravità. Certo, l'allievo passò l'esame in quanto aveva dimostrato di possedere delle particolari competenze fisiche. Ma il professore non resistette e lo fermò prima che uscisse dall'aula. E, convinto di andare a smascherarlo, sorridendo gli chiese: poco fa hai detto che eri in imbarazzo per le possibili risposte. Me ne puoi dire qualcuna, per cortesia? Professore, lo farò molto volentieri. Per misurare l'altezza del palazzo si può usare il barometro se c'è il sole. Misuro le ombre che proiettano il barometro e il palazzo e ricavo l'altezza dell'edificio utilizzando triangoli simili. Si può usare il barometro legandolo ad un pezzo di corda lungo quanto l'altezza dell'edificio e usarlo come pendolo e dal periodo di oscillazione calcolare l'altezza del palazzo. Si può usare il barometro contrassegnando verticalmente la sua altezza sul muro salendo lungo la scala di emergenza. Tenere conto di quante tacche si sono fatte e poi, una volta arrivati in terrazza, fare una bella moltiplicazione. Ma professore, per me userei questo. Si può usare il barometro per bussare alla porta dell'amministratore del palazzo e dirgli: buongiorno, ecco qui un bel barometro. Se mi dice l'altezza dell'edificio, glielo regalo. Il professore, stupito, chiese all'allievo se davvero ignorasse la possibilità di trovare l'altezza del palazzo nel modo classico. L'allievo rispose invece che sì, la conosceva, ma che mal sopportava una università che pretendeva di insegnargli come pensare. Questo aneddoto del 1959 è stato per analogia legato alla geniale figura di Niels Bohr, danese, premio Nobel per la fisica nel 1922, padre del modello di atomo che conosciamo e il cui nome è legato alla teoria dei quanti. Spirito indipendente, carattere spigoloso, risposte secche,
proprio l'immagine dell'allievo del racconto. Per dirti il tipo, in una lettera a lui indirizzata nel 1926, il suo amico Albert Einstein fece la sua famosa osservazione sulla meccanica quantistica, ovvero Dio non gioca a dadi con l'universo, a cui Niels Bohr acutamente rispose: Albert, non dire a Dio come deve giocare. Ho iniziato questo video sul pensiero divergente, domandandomi quanti angeli potessero stare in piedi sulla punta di uno spillo. Infiniti. Se il video ti è piaciuto, condividilo, mi aiuterai a far crescere questo canale. E se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti, quindi se ti va, il tuo commento è il benvenuto.